Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi vedremo come dipingere utilizzando in sequenza i colori della ruota, inserendo colori caldi per il punto focale del modello e in generale la parte alta e via via che ci si allontana utilizzando tonalità sempre più fredde. Oltre a mostrarvi l'utilizzo di tonalità adiacenti, oggi vi mostrerò anche la versatilità dei colori Scale Color Artist, che mi avrete sicuramente visto utilizzare in altri video, ma che non avevo mai utilizzato in ogni fase della pittura in un video sul canale. Sono colori che ho acquistato ormai parecchio tempo fa, alcuni direttamente tramite piccoli set tematici, altri invece con Kickstarter per completare la collezione, e sono colori che si prestano molto bene alla pittura stratificata, quella che vedremo oggi. Ma adesso non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Questa linea di colori di marca Scale 75 viene venduta in tubetti per ricordare sia esteticamente che nella sostanza i colori d'artista per l'arte 2D. Si prestano molto bene ad una pittura stratificata, fatta di velature, e per questo partire da base chiara è indispensabile a mio parere. Il soggetto che utilizzerò oggi è Era di White Werewolf Tavern, stampato in resina. È composto da lei e dai due pavoni. Per ottenere un fondo chiaro io ho utilizzato il grigio Molotov che ho steso ad aerografo per comodità sull'intera figura, tenendo per il momento staccati i pavoni. Partiamo quindi con un primo metodo di utilizzo di questi colori, ovvero ad aerografo. Andremo a diluire Pink Flash con pochissimo thinner, partendo con un paio di gocce e solo in caso di necessità aggiungendone altro. Avendo una consistenza molto corposa, andranno prelevati con un pennellino dal tubetto per non sprecare troppo colore, se vogliamo metterli direttamente nel serbatoio, e poi mischiati molto accuratamente per disciogliere bene tutto. Una volta mischiati e ottenuta una consistenza liscia e omogenea, otteniamo un getto uniforme e coprente, ma allo stesso tempo non spesso o grumoso. Stendiamo una base sull'intera miniatura senza insistere troppo nelle ombre che faremo più scure, né sulla base. Da questo colore caldo molto aranciato ci spostiamo sulla ruota dei colori e arriviamo al magenta. Lo possiamo inserire nel serbatoio ancora sporco del rosa precedente, così da ottenere involontariamente una via di mezzo cromatica. Se ne disponiamo, possiamo stringere il fermo in fondo al nostro aerografo per ottenere un getto più sottile e preciso. Tenendo il modello leggermente inclinato in modo da facilitarci nell'applicazione del colore nelle zone di ombra, creiamo ombre piccole e contenute nella parte alta del modello e molto più ampie e visibili nella metà bassa. Coloriamo sotto a viso, braccia e gran parte della metà di gambe e vestito, che presto scuriremo ancora. Spostiamoci ancora sulla ruota e passiamo al viola, diluendo il colore come abbiamo fatto prima. Con questo passaggio restringiamo ulteriormente le aree colpite, colorando la parte finale del vestito e le pieghe a salire, il mantello nella sua interezza, ed evitiamo completamente di inserire ombre così intense dalla vita in su. Dato che per la basetta useremo un colore comune sia ai pavoni che alla ragazza, prima di completarla passiamo per un attimo ai pavoni, per i quali cominciamo utilizzando il turchese. Qui vi mostro un'alternativa molto utile al mettere i colori direttamente nel serbatoio. Utilizzando infatti un piattino metallico riusciamo a vedere con maggiore chiarezza se stiamo ottenendo la consistenza liscia e omogenea. Con questo turchese creiamo una base piena e coprente sui pavoni, senza soffermarci sulle ombre che scuriremo adesso. Passiamo quindi ad un blu intenso, tipico del piumaggio dei pavoni, e come per le ombre viola della ragazza, scuriamo il petto e la coda. Ritorniamo quindi su Era e utilizziamo lo stesso blu alla base, facendo proseguire il colore anche sul vestito, piede e gamba. Questo è quindi il risultato finale della nostra base ad aerografo, che parte da colori chiari e caldi, con la fiamma che faremo dopo che sarà ancora più calda e che seguendo la sequenza dei colori sulla ruota si scurisce e si raffredda via via che ci si allontana. A fianco i due pavoni, che avranno meno passaggi cromatici, completeranno la ruota con il verde. Come vi dicevo all'inizio, questi colori io li ho acquistati ormai alcuni anni fa, in set tematici divisi per colore, e ho poi completato la collezione con i restanti usciti più avanti.
Se anche voi volete sperimentare con questi colori, non immediati come comprensione ma molto divertenti una volta capiti, potete trovarli su Tiny Brush, che è lo sponsor del video di oggi. Tiny Brush è un e-commerce italiano di materiali per la pittura, con colori come Scale 75, AK Interactive, Chimera, pennelli, primer, materiali da imbasettamento e molto altro, oltre a una grande varietà di miniature stampate in resina con grande cura e attenzione per il dettaglio. Spesso mi chiedete che pennelli sto utilizzando in sostituzione dei Rubloff, che sono ormai introvabili, quelli in setola totalmente Kolinsky. Da qualche mese sto utilizzando i pennelli Tintoretto serie 37, dei quali devo dire sono molto soddisfatta. Trovate anche questi disponibili su Tiny Brush. Inoltre, se inserite il codice Panda Club, scritto così come è a schermo, avete diritto a uno sconto del 10% su tutto il vostro carrello. Se volete dare un'occhiata alla selezione dei prodotti disponibili sul sito, vi lascio il link qui sotto in descrizione e nel primo commento in evidenza. Ringraziando Tiny Brush, passiamo ora alla fase della pittura a pennello. Per l'incarnato aggiungeremo a quelli usati prima un incarnato più caldo e chiaro. A questo uniremo il Pink Rose usato come primissimo colore, che poi scuriremo con del magenta, sia più pieno che a velatura. Per comodità seguiremo questa sequenza di colori al contrario. Partiamo proprio con il magenta, stemperato a velatura, e con pochissimo colore sul pennello cominciamo a dare più profondità e definizione alle zone difficili da raggiungere con l'aerografo, quindi i lati del collo e del viso e l'incavo degli occhi. Passiamo quindi alle luci, che inseriamo con il Golden Flash visto prima, chiaro e intenso rispetto al colore di base. Lo usiamo per schiarire la fronte, gli zigomi, il naso e il mento. Scendendo lo utilizziamo su collo, torace e parte alta delle braccia. Lo inseriamo più intenso e coprente nelle aree che siamo certi di voler illuminare, per poi utilizzarlo invece a velatura o addirittura a glaze leggero laddove vogliamo che si crei in modo molto semplice e naturale una sfumatura morbida. Nelle zone come la parte bassa del braccio o della gamba, dove il colore alla base ha molto più magenta, schieriamo con quello direttamente più chiaro, ovvero Pink Flash. E con la stessa logica, nella parte bassa della gamba, attualmente viola-blu, inseriamo quello appena più chiaro, ovvero Pink Flash più magenta. In questo modo i volumi li inseriamo rimanendo coerenti alla zona in cui ci troviamo, senza usare gli stessi colori nelle stesse quantità su tutto il modello. Un altro modo che abbiamo per utilizzare gli Scale Color Artist è come dei filtri di colore. Sui capelli, che finora si sono colorati un po' come il resto del corpo, utilizziamo un color vinaccia. Aggiungendo acqua e poi scaricando molto il pennello, otteniamo una velatura che, al contrario della lavatura, non andrà solo nei recessi, ma colorerà lievemente anche il resto. In questo modo assumeranno tutto un altro colore, mantenendo i chiari e gli scuri dati dal fondo ad aerografo. Quando saranno perfettamente asciutti li renderemo più interessanti, ma intanto coloriamo velocemente anche gli elementi del vestito come abbiamo fatto con il resto. Per il top schieriamo con Pink Rose e Golden Skin Tone per enfatizzare il drappeggio, pur tenendo tutto più scuro in modo che si distingua dalla pelle. Al vestito viola diamo maggiore varietà cromatica inserendo del turchese via via più chiaro sulle pieghe. Possiamo lavorare sia con stesure lisce che creando delle texture incrociando le pennellate. Ho lasciato apposta il mantello liscio fatto solo ad aerografo per mostrare la differenza di risultato, da decidere in base a quello che vogliamo ottenere. Aggiungiamo bianco ai colori usati e inseriamo sempre più punti luce e dettagli per definire meglio le forme di ogni parte. In questo modo creiamo texture e piccole decorazioni che si noteranno bene rispetto al fondo sfumato. Per quanto riguarda i capelli, questo è il risultato finale che otteniamo, partendo dalla base color vinaccia che abbiamo fatto, rimasta uguale nella parte bassa della chioma e schiarita nella metà alta. Basterà infatti usare quello come punto di partenza e, come abbiamo fatto per i vestiti e la pelle, creare delle schiariture con arancioni e versioni più luminose ottenute inserendo Golden Flash. Vediamo come realizzare anche un effetto marmoreo non realistico sulla base, che al momento è blu. Diluiamo il bianco in modo più abbondante di quanto ricercato prima per le velature,
cercando invece di ottenere una lavatura abbastanza coprente. Cominciamo a stendere il colore con un pennello grande sull'intera superficie della basetta, cercando di lavorare in fretta prima che si asciughino i contorni delle zone. Una volta fatto, possiamo fare una seconda passata sulle aree già asciutte per intensificarne l'effetto e lasciare intravedere ancora meno il blu. Non dovrà scomparire del tutto o si perderà completamente l'effetto voluto, ma lavorando anche in questo caso per strati potremo decidere di volta in volta quanto intensificarlo. Con il colore più coprente possiamo rifinire i profili e creare ulteriori variazioni nelle varie lastre del pavimento. È una buona idea magari concentrare queste luci nella parte frontale e non farle in quelle opposte, o anche inserire velature arancioni o di colori diversi per rendere il tutto più interessante. Dovessimo perderle di vista, potremmo anche riscurire leggermente le fughe, utilizzando una punta sottile e il colore leggero, così che coli da solo nelle linee e in modo irregolare. Prima di mettere insieme tutto il soggetto, vediamo quindi brevemente come ottenere un risultato simile a questo pavone lavorando su quello a cui abbiamo dato la base prima. Unendo giallo e blu otteniamo un verde brillante che raccogliamo con un pennello sottile e posizioniamo sulle piume enfatizzandone la texture e la direzione. In questi casi cercare l'immagine di un pavone è sempre molto utile per non incappare in errori cromatici dati dal ricordo che abbiamo di quel soggetto, spesso diversi dalla realtà. Schiariamo il verde e intensifichiamo solo alcune parti delle piume, quelle più in evidenza, cercando di essere quanto più precisi e puliti possibile. All'interno delle aree semitonde inseriamo un alternarsi di colori stilizzato rispetto a quello realmente presente. Inseriamo prima il pink flash, lo schiariamo in alcune parti con golden flash e all'interno di ognuna sezione inseriamo un cerchio blu e un ulteriore piccolo arco azzurro nella metà bassa. Aggiungendo pochi accenni magenta e azzurri sulle ali otteniamo quindi il nostro pavone che si unisce agli altri soggetti. Questo è quindi il risultato finale una volta incollato tutto. Si tratta di una colorazione sicuramente particolare e non realistica, che si presta bene solo ad alcuni tipi di soggetti. Spero con questo video di avervi mostrato le potenzialità di questi colori Scale Color Artist che io spesso inserisco nella mia pittura, magari integrati ad altre marche. Sono curiosa di sapere cosa ne pensate del risultato finale e se avete altri consigli su come utilizzare questi colori, mi raccomando lasciateli qui sotto nei commenti in modo che siano utili a tutti. Io come sempre spero che anche questo esempio di pittura vi sia utile come spunto per le vostre miniature e ringrazio nuovamente Tiny Brush per aver reso possibile questo video approfondito. Vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!